Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, ben ritrovati qui sulla radio. È il 16 ottobre del 2024, mattino Milan. Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti e ben ritrovati. Buongiorno a tutti da parte mia, della radio, di Henry e del calciomercato, che insomma prende piede come sempre nelle soste nazionali, prende vita il calciomercato e oggi abbiamo un'infornata di nomi incredibile, perché ce ne sono almeno 3 o 4 così. Va bene, proveremo un pochino a districarci tra i nomi di mercato in questa mattino Milan, poi come al solito ci ritroveremo in diretta a Lancio Talk questo pomeriggio per tutti gli altri temi di giornata. Henry, io direi di Anche partire. anche perché sta terminando, è praticamente terminata la pausa delle nazionali, quindi dovremmo iniziare a pensare al mega tour de force che ci aspetta fino al 16-17 novembre, che è l'altra pausa nazionali. Quindi, cioè, insomma, starei un pochino più schiscio a riguardo, perché prima di pensare al mercato dobbiam capire questa squadra come sarà messa a gennaio, cosa farà, dove sarà in classifica, come sarà la Champions League. Ci saranno un po' di cose da capire prima di capire che mercato fare, no, e ci saranno anche tanti like da mettere a questo video e ai nostri prossimi video. Quindi mettete like, arriviamo a 1000, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, grazie a tutti coloro che lo fanno e lo stanno facendo, nonostante il periodo, diciamo, di galleggiamento del Milan che, insomma, vediamo che tanti tifosi sono un po' distaccati, ma, Mh. ci sta, ci può stare, lo capiamo. Dai, partiamo. Vai. Prima di partire del Milan, un pensiero a quel povero Cristo di Tah, che un mese fa aveva detto che era milanista e adesso è in sfida tra Juve e Inter. Lo salutiamo, nel caso Tah, la sua famiglia, la famiglia della moglie che è italiana, milanista, insomma nel caso, c'è di peggio nella vita Ma dai. perché i milanisti, li stanno prendendo le altre squadre, direttore. Noi milanisti o li vendiamo se li abbiamo o non li compriamo. Okay. Noi prendiamo tifosi delle altre squadre, Eh già. quelli con la maglia nero-verde. Va bene, vabbè scherzi a parte, non è che bisogna prendere i giocatori perché tifano una No, squadra, ci mancherebbe, era una battuta. però certo. La rivoluzione di gennaio, questa è Gazzetta, non solo Frändrup, il Milan mette il mirino Dorgu e occhio a Berardi. Il deludente avvio di stagione invoglia la dirigenza rossonera a intervenire in corsa, scusate, piace al terzino del Lecce come vice Teo. Spulciando un pochino l'articolo, che vabbè, l'ala neroverde difficilmente resterà in B fino a giugno, è la prima alternativa a Scovolsen, cioè quindi Berardi sarebbe l'alternativa a Scovolsen, in grande irreprensibile Scovolsen, e in mediana invece centrocampista del Genoa in cima alla lista potrà affiancare Fofana, Costa, rullo di tamburi, 20 milioni. Eccoci qua, il nostro Io direi budget è è in fatta a linea, questo punto, è è in fatta. linea ed è fatta, è ufficiale potremmo dire. No, mi Assolutamente viene sì. un po' di tristezza leggere questi nomi, non perché siano giocatori scarsi, ma perché non ce la facciamo a capire che cos'è il Milan, cioè non ce la facciamo proprio, È non ci si impossibile. riesce. Prima o Non poi ci metteremo o la maglia viola o andremo ad allenarci a Casteldebole a Bologna e cambieremo nome. Per il Bologna, Frändrup e rilanciare Berardi può essere una buona cosa. Non lo capiremo E mai, probabilmente, finché ci sarà questa proprietà, che cos'è il Milan, cosa significa essere Milan. È molto triste leggere Scovolsen, è molto triste leggere Frändrup, ma non perché siano giocatori scarsi o che non possono stare in un Milan da riserve, da seconda linea, per carità. Però questa squadra ha bisogno d'altro, cioè questa squadra necessita di altro, cioè tu devi riparare dovrai riparare in questa sessione di mercato invernale, cioè devi andare a comprare un centrocampista titolare, cioè non puoi andare a comprare una seconda linea di rincalzo, tra l'altro spendendo 20 milioni, perché sì, perché tanto è la nostra cifra, e spendi 20, spendi 20, spendi 20, cioè piuttosto che comprarne 3 a 20 devi prenderne uno a 60. È questo che non stiamo capendo, cioè è questo che non è il non si farà focus che mai manca. Henry, lo sai.
Non si fa mai, ma cioè perché il stiamo rischio di impresa spendendo, ma stiamo molto. buttando tra virgolette "i soldi", Simo, perché poi hai speso 20 per Loftus-Cheek e venderlo, tanti cari auguri, hai speso 20 e passa per Chukwueze e venderlo, tanti cari auguri, hai speso 20 per Reinders, che forse è l'unico che ha mantenuto un po' il suo valore aumentandolo anche di un pochino, non so quanto perché non lo so, però penso sia l'unico che sia rimasto lì. E hai speso i 15 di Okafor, hai speso 'sti 15, 20 milioni, ne non metto in mezzo i 15 di Emerson Royal perché sono buono, e poi ti ritrovi con dei giocatori o svalutati o che valgon meno o che non rendono o che non utilizzi. Se ne avessi preso uno da 45, 50 al posto che 6 da 20 o un paio a 45, 50, staremo parlando d'altro. Poi ti può floppare anche l'acquisto da 45, 50, per carità, ma le chance e le probabilità che questa cosa accada sono decisamente inferiori. E poi mi tocca leggere Frendrup e Scovolsen. Va bene, prenderemo Frendrup e Scovolsen. Wow, che bello, sono felicissimo. Io vi vedo che qualcuno sta già pensando: "Ma sì, ma tanto li rivendi, perché se li compri a 20 poi li rivendi, non ci perdi". Piccola parentesi: hanno giocato nel mentre, nel senso, hai perso tempo, partite, trofei, competizioni, nel mentre il Milan gioca, perché non è che sta comprando e rivendendo degli immobili, per fare, diciamo così, cassa. Sta comprando giocatori per giocar le partite, per vincere e migliorare le proprie prestazioni sportive, in teoria, non per aumentare il tasso patrimoniale della società, ecco. No, Però ma va poi li bene, detto rivendichi. questo. Mh? No, ma li rivendichi no, perché bisogna li rivendichi, cioè a parte Christian Pulisic che è arrivato a 20 milioni, dimmi questi giocatori a quanto li rivendi? Dimmelo, fammi dimmi una cifra per ognuno di questi, eh. Vabbè, Jovic tanto non è tuo in pratica, si sa che c'è questo contratto annuale che più o meno si rinnova per 3 anni, ma se alla fine dell'anno non viene rinnovato cade, quindi va bene. È come se, insomma, nel caso devi andar via 6 mesi, Mh. penso possa andare via in prestito. Chukwueze non ha fatto bene in quest'anno e mezzo. Per forza di cose lo devi vendere a una cifra che non ti fa andare in minus se lo vuoi vendere. Quindi conta l'ammortamento, fai 2 calcoli rapidi, dovremmo sapere anche quanto è stato iscritto a bilancio con bonus e quant'altro, ma vabbè, quella è un'altra questione. E poi ti fai un'idea, penso che boh, 15, 20 forse le porti a casa la Chukwueze. Comunque è un ragazzo ancora giovane, magari in Spagna 99? come? 90, classe 99 Chukwueze? Boh, mi pare. Adesso non vorrei dire una cavolata, però Giovane sì. virgola. Vabbè, Henry non è mica vecchio. No, però è un giocatore È che hai più giovane di speso te di 20. 2 anni, Henry, per dire. Sì, grazie. Non dico della Però è un mia, sì, ha giocatore 25 anni comunque. eh, non è più giovanissimo, non No, ha più però dai, 20 anni. 15, 20 li puoi anche portare a casa da Spero Chukwueze. di trovare stimatori di Chukwueze, cioè io personalmente non credo che questo ragazzo abbia il livello che ha dimostrato di avere al Milan, lo sapete. Penso che possa valere qualcosa in più e penso che soprattutto abbia bisogno di cambiare area perché l'esperienza al Milan semplicemente non va bene, non è andata bene. Detto questo, cioè dopo 1 anno e mezzo così devi trovare qualcuno che voglia correre il rischio Certo. e per me è difficile. E comunque non ci guadagni, vai impari, cioè non ci guadagni con Ciukwueze se lo vendi, vai impari. Idem Okafor probabilmente, non ci guadagni. No, anche perché Okafor ha quella questione legata alla nazionale che ad esempio non lo fa vedere sul palcoscenico europeo con la nazionale, col Milan gioca poco o quasi niente, quindi sì, non è semplicissimo vendere, ma l'abbiamo visto sulla nostra pelle negli ultimi 2 anni, cioè vendere non è che siamo proprio dei fenomeni. Ehm, detto di Berardi invece, che ti dico, al netto degli infortuni, ci può anche stare perché comunque,
mi sta forzando e non l'avrei mai preso in vita mia Berardi, Cioè avrei proprio detto papale, papale. Però per il livello dell'attuale Serie A abbiam visto che comunque performa, cioè, lui i suoi gol e assist alla fine dell'anno li porta sempre a casa, anche con annate disgraziate del Sassuolo. Poi c'è un grosso problema. Sono andato un pochino a rivedermi la sua cronologia infortuni ultima. A febbraio scorso si è fatto un mesetto per il menisco, tempo di tornare un paio di settimane nemmeno, e si è rotto i legamenti del tendine d'Achille ed è tornato poco prima della sosta, dopo da inizio marzo a fine settembre. Quindi ha fatto un quarto d'ora col Cittadella di rientro da questo brutto infortunio ai tendini d'Achille. Adesso non so, sarebbe da valutare in questi mesi pre-invernali per capire se poi a gennaio è qualcuno di affidabile. Aspettiamo, e si aspetterà, suppongo, Perché ti il dico, guarda, Berardi a destra, con lo spostamento di Pulisic in mezzo, avrebbe già più senso che giocare un'intera stagione con Morata e Abraham, che per me un'intera stagione non ha alcun senso. Ha senso per 3, 4, 5 partite, ma finisce lì. Avrebbe già più senso mettere Pulisic in mezzo con Berardi a destra. Però bisogna capire se sta bene. no, no, ma infatti Simo, cioè, vedremo. Cioè, io sono molto il mercato di gennaio deve essere un mercato che ti possa far fare un piccolo saltello in avanti, magari superare un turno in più in Champions League, magari provare a competere per il campionato, fino alla fine, poi puoi vincerlo o non vincerlo, però provare a rimanere lì. Però diciamo queste cose al 16 ottobre con il Milan a 5 punti dalla vetta. Io non so dove sarà il Milan a gennaio, o meglio a fine dicembre, cioè fischio finale di Milan-Roma 29 di dicembre, capiamo il Milan a quanti punti è dal primo in classifica, magari è primo in classifica, dubito, magari è anche dietro alla lotta Champions, non lo possiamo sapere adesso, ci sono tante partite di fronte, però cioè, tu devi ragionare sia adesso sui nomi, ma anche in base a dove sarai, perché altrimenti se no sono chiacchiere veramente che se le porta via il vento, però vi prego, cioè Frendrup e Scholes, ragazzi, cioè non siamo la Fiorentina, non siamo il Bologna, non siamo la Lazio, non siamo la Roma, non siamo queste squadre qua, E cioè, già la Roma ha preso Manu Koné, quindi che... non dovremmo esserlo, è quello il punto. Non dovremmo esserlo. Lo stiamo un po' diventando ultimamente, questo non va bene. Chiudiamo con la fiducia totale, come direbbe il mister. Milan senza dubbi, Fonseca l'uomo giusto, la dirigenza lo considera al centro del progetto, adesso però serve continuità, più che continuità serve vincere, cosa che non abbiamo fatto, perché se su 9 partite ne vinci 3 vuol dire che non hai vinto nemmeno la metà delle tue partite, ma nemmeno lontanamente la metà. Quindi Ne non hai è che vinto un serve terzo. continuità. Hai vinto 2 partite in casa contro Lecce e Venezia e il derby. Stop. Stop. Perdendone 4 peraltro, non che ne so, ne hai persa 1 e poi ti è venuta la pareggite. No, ne hai perse 4. Che continuità è? Cioè, continuità di che? Dobbiamo cambiare, è diverso, non continuità. Bisogna vincere, non continuità. Ma Va sai, bene. i primi 4 posti e la zona Champions per questa società è okay, è l'obiettivo No, lo raggiunto. so, me ne rendo conto che ok, ormai tanto lo sappiamo che è così. Quindi non è che mi stupisco. Bisogna dirlo ai giocatori, in tutto questo. Ma ne Vedremo. parleremo pomeriggio nel talk. Queste 7 partite adesso daranno tante risposte secondo me e Eh queste sì. 7 partite alla fine dei conti decideranno anche se Fonseca sarà o non sarà allenatore del Milan dopo la sosta, perché sappiamo bene che giusto dare fiducia, giusto supportarlo per carità, però poi i tabellini finali delle singole partite sono la cosa che conta per gli allenatori. Henry, saluti e baci. Ciao. Ciao, buona giornata a tutti, ci ritroviamo più tardi.